Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono le 8:10, alle 8 è pronta la colazione giù e noi siamo già docciati e pronti. Abbiamo una busta di roba sporca da lavare, dobbiamo farlo, credo, assolutamente oggi. A brevissimo. Sto sempre meglio, sono, credo, quasi guarito. Gli ultimi giorni sono stati un po' duri. Non vi racconto proprio tutto, ma ve lo posso raccontare adesso. Ho tossito talmente tanto in questi giorni, è stata talmente violenta questa influenza o questa cosa che ho avuto, che gli ultimi giorni ho sputato sangue. Ed erano sicuramente dei capillari nei polmoni talmente irritati che sporcavano anche il catarro di sangue o il muco di sangue. E quindi ero anche preoccupato. Invece oggi è andato tutto bene, è finito il sangue, sto sempre meglio, sto respirando benissimo a pieni polmoni, quindi anche questa dovrebbe essere andata dimenticata. Possiamo continuare il viaggio in Vietnam felici e sereni e farvi vedere tanti bei posti. Adesso andiamo a mangiare. Andiamo. La laviamo. Dobbiamo trovare quindi una lavanderia perché qui la lavano, però la stendono e siccome oggi non fa una bellissima giornata non sappiamo se domani potrebbe essere pronta perché domani mattina dobbiamo andare via e non possiamo andare via con la roba bagnata. Adesso facciamo la colazione e ci spostiamo immediatamente e vi portiamo a vedere una bella cosa. 35 minuti andiamo a vedere un sito dove ci sono i templi e le pagode più grandi del Vietnam. Forse ci sono anche le statue più grandi del Vietnam. 23 chilometri. Stiamo bene, ci sono 22 gradi forse. Oggi le temperature arriveranno a 27. Anche qui con tutti i fiumi e i laghi che hanno, anche qui si fa un'escursione con le barchette a remi. Questo è il Vietnam, ragazzi, e qui non si paga. Parcheggio libero, gentilissimi e simpaticissimi vietnamiti. E adesso vediamo la pagoda più alta del Vietnam, che è qua di fronte, ma forse si fa un giro, non lo so, da qui. Amici, quindi siamo a Bay Dinh e ci sono i templi e la pagoda più grandi del Vietnam. Dobbiamo solo capire come arrivarci. La pagoda è lì, non so se ci portino con un pulmino, si va a piedi, adesso chiediamo. Si fanno dei ticket e poi una macchinina elettrica ti porta in tutti i punti più interessanti. Ah, vedete, c'è una mappa. Vedete quanti punti ci sono? La pagoda più grande qui è 17 e poi ci sono altri templi giganteschi. Adesso facciamo i biglietti. Per 10 euro a testa ci portano, ragazzi, a vedere tutto. Vi faccio vedere prima da qui. Si prende la macchinina elettrica e ti portano a vedere tutto quello che c'è da vedere, compresa la pagoda gigante, e poi al numero 30 ti lascia una macchinina e a piedi si sale a vedere altri templi qua su. Comunque con 10 euro si vede tutto. Adesso andiamo a prendere la macchinina elettrica qui in fondo. Tu? Thank you. E si parte, ragazzi, abbiamo trovato tutto, abbiamo capito come fare. Siamo rimasti solo noi due nella macchina elettrica. O siamo privilegiati o siamo discriminati. E beh, sono scesi tutti. Che
bello ragazzi, non vedo l'ora di entrare. Quindi abbiamo qui un tempio gigantesco e qui la pagoda più grande del Vietnam, guardate. Entriamo a vedere, Rita. I ragazzi stavano pulendo la statua e non volevano assolutamente che filmassi, allora gli ho chiesto addirittura di far scendere gli operai e la filmiamo per voi. La più grande statua del Buddha in Vietnam. Guardate che meraviglia che filmo per voi ragazzi, è stupenda, è gigantesca. Il Buddha di Bai Dinh è davvero impressionante, sì, ed è davvero impressionante. La statua di Buddha di Sakyamuni è alta 10 metri e pesa circa 100 tonnellate ed è la più grande statua di Buddha in bronzo dorato di tutta l'Asia. Proseguiamo il tour e tra poco dovremo anche fermarci a vedere la pagoda. Numero 17 e questa è il numero 13. Altri Buddha giganteschi, che belli che sono. Vedete la svastica nel petto dei Buddha. Nel contesto delle tradizioni buddiste è un simbolo molto antico e positivo che rappresenta la fortuna, l'armonia, l'infinito e la natura ciclica dell'universo. È importante ricordare che il suo significato in questo contesto è completamente diverso da quello che ha avuto in epoca moderna in Occidente. Questi sono tutti i bigliettini lasciati da tante persone, forse preghiere, forse richieste d'aiuto per benedizioni. Bellissimi. Sono immensi, sono bellissimi. Dal vivo sono bellissimi. Meravigliosi, Rita. Che belli! Questi Buddha dorati perfetti, sono bellissimi, giganteschi, anche questi. E questa sembra pietra. È bellissimo, ci portano con la macchinina e ci fanno scendere in tutti i vari posti. Qui non ho capito cosa ci sia da vedere, forse qui solo bar locali però. Vedete quello che abbiamo fatto noi, ma con il sole, guardate che colori, guardate che vegetazione. E forse le immagini nostre sono molto più meno colorate, diciamo, perché c'è sempre questa foschia, peccato. Un'altra navetta si parte, non vedo l'ora di andare sotto la pagoda più grande del Vietnam. Siamo già ripartiti questa volta da soli e dovremo presto arrivare alla pagoda.
finalmente siamo arrivati alla pagoda, come vi dicevo. Vabbè, anche i Buddha sono stupendi, ma questa pagoda immensa è tanta roba, guardate qua. Questa ce la prendiamo come ricordo, è un foglio e poi l'ho fatto io, quindi questa è opera mia, la mia prima opera d'arte, è bellissima. Sopra questa meravigliosa pagoda che ho creato. Orgoglioso. L'ho creata io, questa pagoda. Orgoglioso della sua opera È d'arte. la mia pagoda. Vedete questa cappa che c'è, questa foschia, purtroppo c'è perennemente, quindi tutte le immagini che ho creato sono sempre così. Qua ci sarebbe un panorama pazzesco perché è tutto verde, quindi ci sarebbero dei colori assurdi con quell'acqua lì avanti. Vabbè, è così. Ragazzi, bisogna accontentarsi. C'è un Buddha anche qua, guardate. Adesso si scende, altra macchinina elettrica per andare a visitare qualcos'altro. Adesso ragazzi vediamo un grandissimo Buddha in piedi e stavolta non dorato. Vai vicino Rita, così facciamo vedere quanto è grande. Sì, le proporzioni, se no non si capisce mai quanto è grande questo Buddha. Grande io. Sì, quasi. Hello. È uno spazio immenso. E dovete sapere che propongono anche il biglietto dove non acquisti la possibilità di visitarlo con la macchina elettrica. Immaginatevi a piedi, ci sono 27 gradi con un'umidità spaventosa, c'è caldissimo. E da fare tutto a piedi sarebbe veramente impossibile. Avete visto che belle queste radici? Scendono giù e si ripiantano in terra e riniziano a fiorire dal basso. Goodbye. Thank you, prendilo, thank you. Ci è piaciuto e adesso ci riportano all'ingresso dove abbiamo la moto. Tour completato, usciti alle 8 del mattino, sono mezzogiorno e mezzo. Adesso riprendiamo la moto e andiamo a cercare qualcosa da mangiare e poi voglio farvi vedere un posto. Ho visto una strada mentre venivamo che passa in mezzo ai laghi e sarebbe bellissimo ritornarci e filmare lì.
Non vuole. Abbiamo trovato un ristorante, mangiamo 3 piatti in 2, uno di capra, uno di manzo e uno di pollo. Ah no, uno di uova. E uno con le uova. Ok. Sì. E pollo in brodo con noodles in una zuppa. Capra. La capra ispira, Sì. E poi noodles con verdure e uova. Buon appetito a tutti. Scusate, ho già iniziato. Noodle buonissimi. Capra buonissima con questo sughetto e aglio. Teste d'aglio. Però sono mezzo Spicchi d'aglio. spicchi, sì, mezzo caramellate, Sì. sono esquisite. Davvero buone, buona cucina. Abbiamo pranzato e bene, molto bene. E adesso andiamo a visitare la città vecchia, Sì, la capitale. la vecchia capitale del Vietnam. Dai Rita! Siccome è un'antica città e bisognerebbe camminare per 2 ore, allora ci sono delle moto che ti portano dentro, sono registrate, loro possono entrare e così non camminiamo sotto il sole a 27 gradi. Cioè ci sarebbe da camminare 2 ore per visitare questa antica capitale, ma 2 ore adesso dopo pranzo, ragazzi, non ne ho voglia. In moto è una pacchia. È un'altra storia. In moto è una pacchia, ci sarebbe da camminare, ma siete pazzi, impossibile. Bellissima questa storia. Si parla sempre di 2,50 € a testa. Oggi ne abbiamo visto molte, ragazzi. Đường này, đường này, này. Adrizzati Rita, che vai. piccoline le signore vietnamite, No. Che Posso felici. dire di essere alta. Finalmente oggi, sei alta. Sì. Beh, si usa dire anche in Italia il giro delle 12 chiese, com'era? Sì. Sì, Oggi abbiamo fatto il giro delle 12 pagode. Pagode dappertutto. Va bene, direi che possiamo proseguire, Rita. Andiamo. Questa è la tomba di un re, di un antico re. Si chiama Re Le Dai. Questa deve essere un'altra tomba di qualche re antico vietnamita. Effettivamente siamo dentro la città antica, ma la prima capitale vietnamita. Ma è rimasto poco e niente, c'è qualche tempio, qualche... Dobbiamo dire che era stata scelta perché era cinta dai monti che fornivano una barriera naturale. Giusto per capire almeno cosa stiamo guardando, è l'antica capitale del Vietnam situata nella provincia di Ninh Binh. Fu capitale nel X secolo durante la dinastia Dinh e Lý. Templi, troveremo templi dedicati agli antichi re, architettura tradizionale vietnamita, montagne carsiche attorno, un luogo molto tranquillo rispetto ad altre zone più turistiche. Qua si inizia a capire e percepire l'antichità. Qua si parla del X secolo, 1000 anni, ragazzi. Guardate infatti queste costruzioni. Qui sicuramente c'è un'altra tomba di un altro re.
male che costa tutto poco perché siamo troppo bravi, ci assalgono e soldi a tutti, e 100 a uno, e 100.000 all'altro, e 100.000 due foto, ecco, e arance, e donazioni, meno male che non si tratta di 50 euro, di 100 euro ogni volta, perché è impossibile, qua davvero siamo bancomat viventi, ti vedono e ti dicono solo money, 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 solo soldi. Però ci fa piacere, lo dico con tenerezza, ci sono delle signore che davvero hanno bisogno, si vede, sono troppo carine, e aiutiamo tutti per quello che è possibile. Abbiamo imboccato una stradina che è qualcosa di meraviglioso, dove è pieno di locali, ristoranti, laghi e anche hotel fatti su casette di legno. Vediamo cosa c'è qui. Anche oggi abbiamo girato, anche oggi ho scaricato le batterie di tutto, del drone, della powerbank, della GoPro e del telefono. Un po' abbiamo filmato, molto bene. C'è un po' di odorino di muffa dentro questa stanza, bisogna aprire tutto. Pazzesco. Sì, tutto chiuso. Tutto il giorno. Ragazzi, sono le 6:10, ci siamo allenati entrambi, fatto una bella doccia e adesso andiamo a lavare la roba. Ho lo zaino pieno di roba sporca. Dobbiamo trovare una lavanderia. Se non è carico non fa niente. Abbiamo trovato la lavanderia, vedete qua sopra c'è una signora qua dentro con il marito, stavano cenando, ce la lava lei praticamente per 140.000. Sì, 160.000, quindi per 4 euro la lava, la asciuga, la piega, ce la restituisce pulita. Adesso riprendiamo lo scooter e ci cerchiamo un posto per cenare. Ragazzi, mi sono fatto un paio di partite a biliardo con due ragazzini svedesi di 20 anni, beati loro, che non perdono tempo come ho fatto io quando ero ragazzo. Hanno già viaggiato per il Vietnam, per la Thailandia, per la Cambogia a 20 anni. Adesso mi mangio un pezzo d'anatra. Ci sediamo qui, va benissimo. Ragazzi, una montagna di anatra bollente appena tolta dal barbecue, che spettacolo! E voi? Mangiato da Dio, neanche a dirlo, anatra squisita, cotta divinamente, sembrava di mangiare maialetta arrosto sardo. E adesso
a guardare un film. È proprio bella questa storia delle anatre nel barbecue, nel girarrosto. Beh, stanchi perché si in piedi io presto, intorno alle 5:30, edito, poi usciamo tutto il giorno dalle 8, quindi normale. Vabbè, 2 metri e siamo a casa. Domani ritiriamo la biancheria pulita e lasciamo anche questa stanza. Sì. Giusto? Sì. Lasciamo il letto che non abbiamo fatto in tutto il giorno. Certo, siamo tutto il giorno in giro. Ragazzi, ci vediamo domani mattina. Non sappiamo neanche dove andare, non abbiamo ancora prenotato nessuna camera e dobbiamo lasciare questa. Quindi faremo tutto domani mattina presto, credo. Va bene? A domani. Ciao a tutti. A domani.